Ciao e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi vorrei riprendere un argomento che ho già trattato in altri miei video, i verbi pronominali. Ma prima di entrare nel vivo della lezione, ti ricordo che troverai nella descrizione al video un link per entrare nella pagina delle attività sul nostro sito e poter fare un esercizio che ho pensato per te. E poi ti ricordo anche che se sei iscritto alla nostra newsletter riceverai un PDF con la spiegazione del mio video di oggi. Ma intanto adesso iniziamo con il nostro argomento. Sul nostro canale trovi 4 miei video in cui ho già parlato dei verbi pronominali. Se non li hai ancora visti, ti consiglio di vederli. Troverai i link in descrizione al video. I verbi pronominali, come forse già sai, sono molto importanti in italiano perché sono molto usati. I verbi pronominali si chiamano così proprio perché sono dei verbi che hanno delle combinazioni con uno o due pronomi. Questi pronomi danno al verbo un significato tutto particolare e spesso completamente diverso dal significato del verbo originale. In più possiamo trovare anche verbi pronominali accompagnati da alcuni elementi lessicali come un nome, un aggettivo, un avverbio e per questo si chiamano verbi pronominali idiomatici, molto usati nelle nostre conversazioni. Per esempio non poterne più, mettercela tutta, farla franca, dormirci sopra, farla grossa e così via. L'idea di questo video mi è venuta da una domanda di una mia studentessa che mi ha chiesto di spiegarle quali pronomi e quali combinazioni si possono trovare nei verbi pronominali. Cioè mi ha chiesto proprio di fare uno schema proprio con i pronomi che generalmente potrebbe trovare nei verbi pronominali. Bene, allora io ho pensato che forse potesse essere utile anche per te avere uno schema chiaro per capire le combinazioni possibili dei pronomi con i verbi. E allora partiamo. Tu sai che i verbi pronominali possono essere composti da uno o due pronomi. E allora iniziamo con uno schema in cui ci sono verbi pronominali costituiti da un pronome. Possiamo trovare la particella ci, come per esempio nel verbo contarci, metterci, volerci, entrarci, prenderci gusto, oppure il pronome ne, non poterne più, dirne o farne di tutti i colori, oppure il pronome la, finirla, piantarla, smetterla, farla franca, oppure il pronome le, darle, prenderle, suonarle. Ecco, questi sono alcuni verbi che hanno un unico pronome. Quindi, ripeto, generalmente quando si ha un solo pronome, i pronomi sono ci, ne, la e le. Ora vediamo uno schema in cui ci sono i verbi che hanno due pronomi in combinazione. Generalmente la particella ci e il pronome si uniscono al pronome ne e la. E in questa combinazione dei due pronomi succede che la i del pronome ci e del pronome riflessivo si diventa e. Quindi dalla loro combinazione ecco i due pronomi. Possiamo avere verbi che hanno pronomi come cela, per esempio il verbo farcela o avercela con qualcuno, mettercela tutta. Un'altra combinazione possibile è cene, come volercene. Altra combinazione è sela, come bersela, cavarsela,
prendersela. Oppure sene, andarsene, fregarsene, accorgersene, approfittarsene. Ecco, quindi con questo secondo schema abbiamo visto le combinazioni dei due pronomi possibili. A cosa dobbiamo fare attenzione quando coniughiamo questi verbi pronominali? Adesso vediamo alcuni punti su cui stare attenti. Per esempio, nei verbi in cui c'è la combinazione sela e sene, dobbiamo ricordare che il pronome si, che di fatto è un pronome riflessivo, cambia in base al soggetto, alla persona a cui si riferisce. Prendo come esempio il verbo cavarsela. Lo vediamo al presente indicativo. Cosa succede? La coniugazione è io me la cavo, tu te la cavi, lui o lei se la cava, noi ce la caviamo, voi ve la cavate e loro se la cavano. Quindi il pronome si, che diventa se nella combinazione con la particella la, si concorda, quindi cambia in base al soggetto, ma la particella la rimane fissa. Altra cosa a cui fare attenzione. Sempre i verbi con la combinazione sela e sene hanno nei tempi composti l'ausiliare essere, sempre. Prendiamo ad esempio il verbo andarsene. Lo coniughiamo al passato prossimo e sarà: io me ne sono andato, andata, tu te ne sei andato, andata, lui o lei se n'è andato, andata, noi ce ne siamo andati o andate, voi ve ne siete andati, andate e loro se ne sono andati, andate. Ultima cosa a cui fare attenzione. Nei verbi con la particella la, nei tempi composti, il participio passato si accorda con la, quindi avrà la terminazione femminile singolare a. Prendiamo un verbo come esempio, prendiamo il verbo farcela e lo coniughiamo al passato prossimo. Io ce l'ho fatta, tu ce l'hai fatta, lui o lei ce l'ha fatta, noi ce l'abbiamo fatta, voi ce l'avete fatta, loro ce l'hanno fatta. Bene, spero che questo mio video con uno schema delle possibili combinazioni dei pronomi con i verbi ti possa essere utile. Adesso, se vuoi, puoi rivedere se li hai già visti o vedere per la prima volta gli altri miei video in cui spiego il significato di alcuni verbi pronominali molto usati in italiano. Intanto io ti ringrazio per aver visto il mio video fino alla fine, ti aspetto al prossimo e ti aspetto nei commenti. Scrivimi cosa ti è sembrato di questo mio video, se ti è stato utile e se ti è piaciuto lascia un like. Ti aspetto al prossimo, ciao!